questo portabici fiamma Ducato Frame non potrebbe essere un argomento interessante per i nostri amici? Quasi quasi. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Infocamper. Devo ammetterlo, ci ho pensato un po' tardi, avevo già iniziato il montaggio di questo prodotto e mi è venuto in mente che forse poteva essere un contenuto interessante da portare sul canale. Stiamo parlando del portabici, visto che non è ancora finito l'inverno ma andiamo verso la stagione primaverile, quindi un pochino più calda, ed è un portabici che viene installato sostanzialmente sui furgonati che vanno molto di moda adesso, e sono sicuramente molto utili e molto più dinamici. Chiaramente essendo questo tipo di utenza abbiamo delle volte la necessità di installare un portabici. I portabici sono tendenzialmente, adesso parleremo del portabici Fiamma. La Fiamma ha due linee di prodotti per il Ducato dal 2006 in poi, e ha un DY Ducato oppure il Frame Ducato. La sostanziale differenza è che il DY è un portabici adatto per biciclette, massimo per biciclette, diciamo porta due biciclette oppure una e-bike, ha la possibilità di mettere solamente due canalini che presenta dei supporti completamente diversi, oppure il Frame che è questo qui. Quindi oggi parleremo del Ducato Carry Bike Frame, un portabici installato su una cornice che però ha il grosso vantaggio di avere una portata sicuramente maggiore, perché sfrutta le cerniere originali del Ducato come fissaggi. Quindi questo frame viene collegato a queste cerniere, è un frame d'acciaio inox molto robusto, e quindi la possibilità di portare tre biciclette oppure due e-bike è senz'altro garantita. Oggi ci occuperemo di fare passo passo l'installazione di questo dispositivo, che è abbastanza complessa perché è composto veramente da parecchi componenti. Prima di iniziare però vi chiedo l'iscrizione al canale, di mettere un like sui video che vi piacciono e di condividerlo con i vostri amici se ritenete siano dei contenuti interessanti, e mi raccomando attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video che caricheremo prossimamente. Allora, il frame Ducato, innanzitutto viene dato il frame Ducato con questa, io adesso chiaramente l'ho già aperto tutto, vi vado a descrivere principalmente quello che ci viene fornito all'interno della scatola in generale. Allora, ci vengono forniti i supporti metallici, sono le cerniere sostanzialmente che vanno applicate sulle cerniere, messi in due scatole. Poi abbiamo i classici braccetti, che questi li installeremo successivamente, che sono quelli che servono per il blocco delle biciclette, li rimettiamo dentro. Abbiamo una componentistica, questa la vedremo successivamente, che servono per le canaline. Poi abbiamo, frame si compone di 4, eccoli qua, due verticali e due orizzontali. Questi sono 4 tubolari acciaio inox, appunto 2 vanno in verticale e 2 vanno in orizzontale. Il portabici vero e proprio che si trova qui dentro, in questo caso è nero, molto bello devo dire. Guardate, vi faccio vedere, queste sono le 3 canaline, che però è una delle ultime cose che andremo a installare. Il frame proprio che viene installato l'uno dentro l'altro, vedete queste due U che vengono messe una dentro l'altro al contrario e compongono la struttura principale del portabici. Per realizzare questo montaggio è fondamentale seguire il libretto di istruzioni, ragazzi, questo è veramente indispensabile, bisogna seguirlo passo passo. Mi è capitato già una volta di installarlo, ma alla fine mi ero perso dei pezzi, sono dovuto tornare indietro, quindi mi raccomando passo passo seguiamolo, che sicuramente non ci fa male. Allora, la prima cosa da fare è di rimuovere il tampone. Io l'ho già rimosso, questo non ve lo posso far vedere, abbiate pazienza, ma altrimenti ritorno da capo. Si prende una brucola da 6, vedete questo è il tampone che è applicato qui in questo punto qua, si toglie il tampone con la brucola da 6, questo non verrà più utilizzato, si può eliminare, e si sostituisce, poi adesso faremo la stessa cosa sopra, mediante, e si sostituiscono in realtà questi due bulloni che vedete qui, in realtà sotto, li sostituiscono con questa colonnina esagonale e un perno filettato che ci viene dato in dotazione. Considerate che la colonnina messa in modo tale che rimangano 2 cm dalla parte esposta. Questa colonnina andrà messa in questa posizione, in realtà qui come vedete l'ho già installata, ve la tiro via. Ecco qua, guardate, vedete?
quindi i bulloni originali vengono sostituiti mediante queste due colonnine, eccole qua, eccole le due colonnine, queste, vedete? Si mettono in questa maniera, quindi si eliminano i due bulloni e si mettono queste due colonnine. La cosa da fare, è una cosa un po' particolare, è quella di asolare la parte in plastica, il paraurti in plastica, come ci viene detto nelle istruzioni. Loro dicono con il taglierino, in realtà con il taglierino non finirete mai, sarà veramente complicato. Io ho utilizzato il famoso vibratore, questo, che è molto più semplice. Sopra non sarà necessario perché logicamente non abbiamo nessun tipo di carter da solare, quindi una volta posizionate le due colonnine e strette si può tranquillamente mettere la piastra così. Questa piastra è praticamente più che la piastra è un cardine che va montato e che supporterà il tubo orizzontale e possiamo poi quindi avvitarlo. Allora, adesso andiamo a lavorare sulla cerniera superiore, quindi la prima cosa da fare è smontare i due bulloncini e sostituirli con queste colonnine filettate. Prendiamo una, questa è una, non ci vedo più, scusate, una 13, svidiamo prima una poi l'altra. Ricordiamoci di interporre la rondella, eccola. A questo punto dobbiamo comporre la staffa, dobbiamo comporre quindi il cardine superiore va composto in questa maniera. Abbiamo un quadrello, mettiamo un 6x18 con il quadrello e lo mettiamo qui. Fondamentalmente questo è il cardine fatto in questa maniera, e in più inseriamo un autobloccante, eccolo qua. Ecco qui, abbiamo montato il cardine superiore, adesso lo possiamo installare nella parte superiore. Eccoli qua, in questa maniera. Interponiamo, cosa importante, interponiamo anche questo, vedete, la cover, mettiamo le rondelle e gli M8 I cardini sono pronti, adesso proseguiamo. Passiamo ora al montaggio del frame, quindi della cornice che poi sosterrà il portabici. Allora, il frame è composto da due aste verticali che vi ho fatto vedere prima, sono piegate, vedete? Piegate, e hanno nella parte superiore, nella testa, ve le faccio vedere qui, hanno un foro filettato che andrà ad applicarsi a queste due barre. Una è la inferiore, questa, e l'altra è la superiore, che andranno montate in questa maniera. Si andranno ad avvitare su questi fori qua, 1 e 2, mediante bulloni M6 per, mi sembra siano 50 o 45, qualcosa del genere, in modo che poi le parti terminali possono essere applicate sulle due cerniere che abbiamo già installato. Quindi ora montiamo il frame e vi metto il time lapse un attimo, che tanto è una cosa molto semplice. Telaio montato, come vedete. Adesso la parte superiore è questa con la curva piccola, la parte inferiore è quella con la curva un pochino più ampia. Verranno fissate sulle due cerniere preinstallate sopra con questi bulloni testa quadra 55 M6x55 e sotto M6x50. Li appoggeremo, li avviteremo e poi penseremo alla parte diciamo opposta, quindi la parte di fissaggio sulla spalletta, che sarà un po' più complessa. 10.000 miliardi di dollari che sono stati distribuiti gratis
Sopra c'è qualcosa posto. Con le istruzioni passo passo. Che regalo gli hanno fatto? Molto bene. Sì, è sbagliato. Pensiamo che siano come noi. E di noi. Sono un'altra cosa. Il frame lo abbiamo posizionato, adesso dobbiamo, vedete, ruota attorno ai perni, dobbiamo fissarlo dall'altro lato. Questa è la cosa un pochino più difficile, ovvero è anche un pochino più rischiosa. Ci vengono fornite due staffe fatte tagliate e piegate in questa maniera. Da una parte hanno un foro, dall'altra hanno due fori. Allora esiste chiaramente una staffa superiore perché sono di diverso shape, la parte superiore e una parte inferiore. Bisognerà posizionare la staffa in questa posizione, e poi la cosa più difficile è che bisognerà, in corrispondenza dei fori che andranno a toccare la parte della verticale della porta, andiamo a fare due punti di riferimento. Questi punti verranno forati da 10, su ciascun punto verrà inserita questa boccola. Questa è una boccola che porta la filettatura da 6, è una boccola di espansione che sostanzialmente ci fa da filettatura, e quindi è una boccola filettata. Potete utilizzare anche voi perché non serve un attrezzo particolare, basta fare il foro, inserirla dentro, iniziare a ruotare e man mano che la filettatura avviene attraverso che si avvicina alla lamiera nella parte interna, praticamente si serra automaticamente sia sopra sia sotto, in modo che questo movimento non sia più permesso e chiaramente ci dia anche il supporto per il carico verticale. No, non abbiamo preso. Zitti un secondo, Ok. Allora, la parte più complicata l'abbiamo terminata, adesso non ci rimane che montare l'altro frame, che è questo nero. È composto, ci viene fornito separato, è composto, io l'ho già montato, sono due tubi che vengono messi uno dentro l'altro e verranno agganciati in questi quattro supporti. È proprio il frame che porta le canaline del portabiciclette. Dobbiamo prima però inserire queste coperture, sono diverse a due, sono due di un tipo e due di un altro tipo. Quelle inferiori sono senza linguetta, quelle superiori, e mettiamo quelle senza linguetta, quindi sotto, quelle superiori presentano, vedete, la linguetta qui. La linguetta serve a compensare lo spessore, perché i tubi, essendo diversi di sezione, il tubo superiore è più piccolino e quindi altrimenti sciacquerebbe, diciamoci così, nella sede. Stessa cosa la facciamo per la parte inferiore, quindi inseriamo, mi è sfuggito, ma inseriamo nuovamente i tubolari uno dentro l'altro, poi dopo stringeremo tutto ovviamente, e posizioniamo così i due bulloncini. Eccoli. Ok, mettiamo sempre i dadi da 6. Passiamo a quelli sopra. Adesso però
non è solido, bisognerà effettuare i fori di bloccaggio tra i due tubolari. Facciamo un foro da 6 passante da un lato e dall'altro e poi ci preoccupiamo in funzione della posizione, perché abbiamo la possibilità di mettere le canaline in 3 posizioni. Io probabilmente lo metterò nella posizione bassa perché ritengo sia la più semplice, anche perché in questo caso il cliente vuole portare delle e-bike e le e-bike sono abbastanza pesanti, quindi insomma tirarla fino su non è proprio il massimo. Per ora la mettiamo nella parte bassa e poi vedremo in funzione delle preferenze del cliente. Intanto facciamo questa foratura e accoppiamo queste due parti, successivamente andiamo a mettere la mensola che porta i bracci per il fissaggio della bici. Montiamo ora la mensola che porterà poi i bracci per il fissaggio. Allora, ci danno chiaramente tutto qui il materiale, mettere i due laterali in questa maniera, esterni, così. Considerate che dobbiamo utilizzare questi bulloni molto lunghi, perché andranno messi così, quindi allineiamo i fori. Ok, questi sono i due fori. Adesso facciamo la stessa cosa ma li agganciamo qui sopra ed ora li mettiamo qui. Ok, nella parte esterna poi andremo a mettere chiaramente le maniglie che ci permettono di bloccare la rotazione. Adesso mettiamo qua così e qua così. Ultimo passaggio, prendiamo il portacanaline, eccolo, e dobbiamo effettuare la foratura. Io credo che utilizzeremo il punto più basso, il tubolare grande è già preforato, quindi non facciamo altro che passare con la punta da una parte e dall'altra e utilizzeremo questi bulloni, sono 6x55 con i relativi dadi. Dovremmo interporre queste boccole perché le boccole ci consentiranno di favorire la rotazione, quindi faremo foro da 6 e poi passeremo con la punta d'8 in modo da poter inserire la boccola. Allora, abbiamo finito. Come vedete abbiamo montato il portabici in questa maniera, guardate quanto è bello, nero è veramente bellissimo. Mancano ancora blocchi superiori, adesso li metteremo. E poi un'altra cosa, ovvero se voi avete, queste sono canaline standard, se voi avete bisogno di una canalina un po' più robusta, oppure soprattutto con le gomme più larghe come quelle delle e-bike, potete acquistare delle canaline un po' più robuste. Vi faccio vedere questa, è una canalina ovviamente come vedete più larga, ha uno shape diverso, adatto per essere, è una canalina premium, adatto per essere utilizzata con gomme più larghe, che si può sicuramente e tranquillamente sostituire. Per la sostituzione basta svitare questi due bulloncini, si sfila la canalina e si inserisce questa nuova canalina, viene fornito tutto il materiale per poterla fissare. Lo facciamo insieme, va, visto che anche per me è la prima volta. Allora, ho trovato un pochino di difficoltà nel sistema di aggancio della canalina, che è obiettivamente un po' particolare. Andiamo a montare adesso i bracci e poi abbiamo finito.
Abbiamo finito finalmente Ducato Carry Bike Frame installato correttamente, avete visto tutti i passaggi, abbiamo visto insieme. Il concetto è questo: se dovete portare un peso un pochino superiore e avete un furgone, chiaramente dovete utilizzare un dispositivo del genere che si collega alle cerniere del veicolo e quindi ci fornisce, mediante questo frame in acciaio inox aggiuntivo, un supporto sicuramente superiore. Per oggi quindi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, come al solito condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un video interessante ed attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.